Ciao a tutti amici, eccoci con il nostro nuovo video. Questa volta andiamo a realizzare un carro in scala 1:87 della Rogo Mini Tanks. Innanzitutto vediamo l'unboxing. Come vedete i pezzi sono veramente molti, considerando anche la piccola scala, e nel dettaglio non sono male. Ottimo direi, un buon modo per sperimentare e per provare qualche cosa di nuovo con i piccoli carri. Vedete appunto come sono anche i vari pezzi, direi stampati molto bene. Ha fatto una prova per vedere se tutto effettivamente funzionasse. Qua ho visto il libretto delle istruzioni, che devo dire è piuttosto dettagliato e ti permette di fare 3 versioni. Ok, partiamo. Purtroppo mi si è danneggiato una parte dello scafo, quel sostegno, quel gancio che permette di tenere i cingoli. Ho così dovuto lavorare per risolvere questa situazione. Come vedete purtroppo scivola il cingolo stesso. Ho così dovuto aprire dei fori sullo scafo e sul cingolo stesso. Ho inserito, come state vedendo, un filo adduttore. Ecco qui. Finalmente calzava tutto alla perfezione. Ecco qua. Ho provato quindi ad incollare lo scafo superiore e l'inferiore e il risultato, devo dire, non è per niente male. Ecco come si mostra una volta finito il montaggio. Ho ovviamente modificato il minimo, cioè scartavetrato, ho aperto lì dove ci sono le maniglie che erano interamente stampate e ovviamente ho bucato la canna. Ecco qui. Ora direi di cominciare a vedere come l'ho dipinto. Sono partito dal nero, come mio consueto, e questa volta ho aggiunto la tecnica del bianco e nero, quindi ho messo il nero direttamente nella coppetta dell'aerografo, diluito con dell'acqua distillata, e poi sono partito con la colorazione uniforme del nero. Ho realizzato la parte superiore e la parte inferiore dello scafo e la torretta, poi il bianco. Questa è la prima volta che sperimentavo questa tecnica e devo dire molto interessante, risulta essere molto interessante. Come vedete ho semplicemente passato il bianco, diluito come in precedenza, sulle parti superiori dello scafo e nelle parti dove effettivamente potremmo trovare la luce, dove potremmo andare a illuminare il carro con una luce zenitale. Ecco qui. Vediamo il risultato finale, che è già molto, devo dire, interessante. Sarebbe da lasciare così quasi. E poi, essendo un carro che andava fatto mimetico, ho immediatamente con una matita tracciato le linee di dove verrà fatta la mimetica. Con l'aerografo e con un verde e con un backtan sono andate a realizzare quindi la mimetica. Come prima, colore nella coppetta, sono partito dal chiaro, colore nella coppetta, diluito, mescolato con un pennello e poi direttamente passato, spruzzato sul modello. Una pressione che varia, dipende anche da che colori utilizzate, da quanta diluizione, che manualità avete anche con l'aerografo e soprattutto anche che compressore e che duse state utilizzando. Una volta passato il colore chiaro della mimetica, ho proceduto con il colore scuro, in questo caso il verde. Vediamo come. Sempre con lo stesso passaggio come è stato fatto in precedenza, ho passato il verde sullo scafo, lì dove avevo lasciato ovviamente la base bianca e nera. Ecco qui. Comincia a prendere vita e comincia a prendere forma. Ho voluto poi fare una leggera modulazione del verde aiutandomi con un colore più chiaro. Così ho fatto e ho passato solamente nelle zone più in luce, quindi nelle zone superiori, quindi le zone maggiormente esposte, con una modulazione che potesse essere piuttosto interessante,
E poi, dopo fatto ciò, le linee nere sono state fatte con il pennello, lo zero, così come la scritta e la decal, o meglio l'insegna. Poi, su questa base ho passato il trasparente lucido che avete visto in foto. Ora possiamo cominciare con il lavaggio. Acquaraggia, colore ad olio, Bruno Van Dyck, e si comincia a inumidire la superficie del carro con l'acquaraggia che avete visto e poi, una volta fatto questo con un pennello piatto, vado a passare direttamente il colore a olio sul carro. Non abbiate paura di calcare troppo la mano, in quanto se vedete che la mano è troppo calcata potete ovviamente recuperare con un cotton fioc o simile e eliminare ciò che di troppo rimarrà. Ok, procediamo. Qui potete vedere anche il lavoro che è stato fatto sulle linee. Il nero è un nero acrilico, come tutti i colori che ho utilizzato, passato ovviamente senza essere troppo diluito e cercando di essere il più preciso possibile, considerando poi che siamo in una scala piuttosto piccola. Ok, qui vediamo come sto procedendo con il colore d'olio. Ok, qui ancora stiamo lavorando con il nostro colore d'olio, cercando di diluire e cercando di tirare il più possibile il colore, proprio per non appesantire troppo e non scurire troppo il nostro carro, che essendo così piccolo diventerebbe effettivamente troppo scuro. Potete vedere qui dalla foto qual è il risultato. Ora ho provato a sperimentare il trasparente acrilico, il trasparente acrilico opaco della Italeri. Passato sul mezzo, il risultato devo dire mi ha soddisfatto, passato ovviamente all'aerografo. Ho voluto anche sperimentare le matite acquarellabili. Una volta quindi passato il trasparente opaco, con la matita ho direttamente calcato, se vogliamo, sul colore del carro. Un giallo, un verde, ho sperimentato anche un rosso, devo dire, per fare qualche colatura, e del nero. Ho quindi, una volta passato il colore, inumidito la superficie, ho tirato il colore come avete visto. Poi ho realizzato delle piccole scrostature sul carro con un colore acrilico diluito. Ecco qui. E allo stesso tempo ho colorato i vari particolari, quali ad esempio con un color marrone o rossiccio ho colorato gli attrezzi, ho ripreso con lo stesso colore giallo qualche particolare che era andato perso con i vari passaggi del colore ad olio e quant'altro, e infine con le solite polveri ho inumidito la superficie con dell'acqua, semplice acqua, passato il pigmento e una volta asciutto, o comunque mentre si stava asciugando, l'ho tirato con il pennello e devo dire fa un effetto veramente interessante per simulare la polvere. Se non siete soddisfatti, con un cotton fioc o simile, una spugnetta, potete ovviamente tirare il colore matita. Ecco qui come sto facendo io. Potete vedere che effettivamente è un colore piuttosto interessante. Questa è una delle tante tecniche che potete utilizzare per i pigmenti. Ecco qui. Ora vedete gli ultimi passaggi e intanto io vi ringrazio per la visione di questo nuovo video. Sicuramente seguiranno altri, potrebbe essere interessante parlare di pigmenti e dei vari tipi di pigmento. Grazie a tutti, vi prego mettete un like su questo video e iscrivetevi alla mia pagina, anche su Facebook e nei vari canali. E buon modellismo a tutti, buon divertimento e al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao ciao!